Ci hanno dato ancora più soldi, sempre con lo stesso meccanismo, con l'accortezza però che questi sono stati dati proprio a fondo perduto sin dall'inizio. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Ignazio Pediconi, sono un piccolo imprenditore delle attività sia in Italia ma soprattutto negli Stati Uniti. Nel 2015, insieme a un socio che vive e lavora stabilmente negli Stati Uniti, abbiamo un ristorante mediterraneo. Il ristorante si chiama Deja Blue e si trova a Parkland, in Florida, nella Florida del Sud, a una quarantina di miglia a nord di Miami. Siamo confinanti con la contea e la città di Boca Raton. È un'offerta di menù che abbraccia tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo. Abbiamo impiegato circa 2 anni tra l'apertura della società, la chiusura dei contratti e le ristrutturazioni e a gennaio del 2017 abbiamo aperto le porte al pubblico. Abbiamo avuto subito dei numeri interessanti, anche se in un territorio che per quanto noi potessimo conoscere era per noi nuovo da un punto di vista imprenditoriale e di gestione. È stato un percorso abbastanza lungo e abbastanza faticoso e l'anno 2019 è stato l'anno in cui abbiamo visto i nostri numeri andare nella direzione giusta finalmente, salvo poi all'inizio del 2020 aver avuto questo piccolo impedimento della pandemia globale che ci ha abbastanza messo i bastoni tra le ruote. Quindi alla fine del terzo anno eravamo, diciamo, per così dire, in rampa di lancio e poi è scoppiata la pandemia e come tutto il mondo in quasi tutti i campi e soprattutto il mondo diciamo, del retail e della ristorazione in particolare ha subito le conseguenze più evidenti e devastanti. Abbiamo subito la chiusura forzata dell'attività. Intorno alla metà di marzo ci hanno chiuso, consentendoci di rimanere aperti solamente per l'asporto. Quando ci hanno chiuso abbiamo praticamente dall'oggi al domani licenziato 35 persone su 40 sostanzialmente. Abbiamo tenuto poche persone del takeaway, cosa che abbiamo fatto per credo 3 settimane se ricordo bene, poi abbiamo deciso di chiudere anche quello perché ci siamo di fatto trovati improvvisamente senza nessun tipo di income. Nel settore della ristorazione si lavora con dei margini molto bassi di guadagno e con una liquidità che è sempre un po' sul filo del rasoio, per intenderci. Il volume di business non era tale da giustificare neanche quelle poche persone che avevamo trattenuto a lavorare. E poi siamo rimasti completamente chiusi fino al il 18 di maggio. Il 18 di maggio è il giorno in cui lo Stato della Florida ci ha consentito di riaprire il 25% dei posti all'interno, perché all'esterno non abbiamo dovuto subire nessuna restrizione se non quella di chiaramente il distanziamento minimo di 6 feet tra tavoli, quindi diciamo grosso modo 2,5 metri diciamo, tra un tavolo e l'altro. Quindi avendo noi un'area esterna veramente molto grande è come se avessimo potuto ricominciare a piena capacità. Essendo noi in Florida è un posto dove comunque si può sempre stare all'aperto, anche se d'estate si preferisce stare all'interno perché fa troppo caldo, diciamo che non abbiamo avuto problemi di quel tipo. In Florida c'è stato un picco di casi notevole e quindi luglio e agosto sono stati 2 mesi molto molto difficili dove abbiamo pensato anche di potercela non fare, nonostante già la prima parte di aiuti che avevamo ricevuto dal governo americano. Però chiaramente venendo meno immediatamente tutte le entrate, poi comunque i costi di affitto sono alti, insomma è un posto grosso che ha chiaramente delle spese fisse di un certo tipo. Ecco. L'amministrazione americana ha messo in piedi diversi programmi, li hanno chiamati dei prestiti perché li hanno dati basandosi su dei moltiplicatori alla media spesa mensile di personale dell'anno 2019, mettendo a disposizione delle somme, come dicevo, considerevoli di denaro, con un meccanismo molto interessante che era quello di dire se tu
in questo periodo di tempo che io ti delimito in 24 settimane, spendi tutti i soldi che io ti ho dato con delle percentuali che erano 60% per costi di personale e 40% per spese consentite di locazione, utenze, poi successivamente furono inserite anche per esempio l'ampliamento degli spazi esterni, l'acquisto di barriere protettive, tutto ciò che era chiaramente correlato al discorso Covid. Queste somme sarebbero state poi condonate in qualche modo con un'application che noi abbiamo dovuto fare una volta esaurite le somme, e dopo un paio di mesi ci hanno detto che era completamente perdonata, diciamo, come dicono loro, la somma, e quindi non abbiamo più dovuto restituire neanche $1. Poi successivamente il Congresso americano ha votato una seconda emissione di questa stessa misura, con la differenza che hanno aumentato il moltiplicatore sulla base del quale venivano erogati i prestiti, quindi ci hanno dato ancora più soldi, sempre con lo stesso meccanismo, che ci ha dato chiaramente una mano enorme, perché in pratica ci ha consentito di rimetterci in piedi. Nel frattempo il lavoro si è ripreso anche abbastanza bene. Abbiamo avuto nel 2019 un fatturato di circa 2 milioni e mezzo di dollari. A fine del 2020 era decresciuto di 915 mila dollari tra la chiusura, il calo del business e quant'altro. Queste due misure ci avevano già dato circa 550 mila dollari tra la prima e la seconda. Nei primi mesi del 2021 è stata poi varata una ulteriore misura, mentre queste due misure erano delle misure dedicate agli small business in generale, quindi non necessariamente per la ristorazione. C'erano dei valori economici, diciamo, sulla base dei quali si poteva o non si poteva accedere a questi prestiti. Hanno creato un'ulteriore misura che si chiama Restaurant Revitalization Fund, che era proprio specifica per il settore della ristorazione, dove in buona sostanza c'era tutta una serie di parametri che ti potevano far raggiungere una determinata somma meno i soldi già ricevuti con le due misure precedenti. Quindi sostanzialmente con quest'ultimo prestito ci hanno dato la restante parte di fatturato che è mancato tra il 2019 e il 2020, con l'accortezza però che questi sono stati dati proprio a fondo perduto sin dall'inizio. Loro indicano comunque delle spese che tu puoi o non puoi fare con questi fondi, ma non c'è poi una procedura in base alla quale poi ti può rimanere una parte di soldi da restituire. Adesso noi siamo qui a parlare di questa nostra attività che va avanti principalmente per via di queste misure. Trovandomi poi in Italia nell'arco di tutto questo periodo, tra l'altro ho un'attività in comune con mia sorella qui commerciale a Roma, e diciamo abbiamo avuto piccolo aiuto di mi pare 3.600 euro e un prestito di 25.000 euro, che però è un prestito che tra un anno o due ricominceremo a pagare. Poi sì, naturalmente c'è la misura della cassa integrazione che in qualche modo ha aiutato nei periodi più bui, però di fatto se mi trovo a pensare a una situazione di un ristorante con una struttura analoga a quella che abbiamo negli Stati Uniti, qui a Roma non posso dire proprio tranquillamente che probabilmente non avremmo avuto la forza di sopravvivere a tutte le chiusure, ai mesi senza incasso, quindi diciamo c'è una grossa differenza tra quello che è avvenuto qui in Italia e quello che io ho visto accadere negli Stati Uniti. Anche confrontandomi con altri proprietari di business in altri settori, tutti quanti sono stati aiutati in maniera sostanziale dallo Stato, proprio per far mantenere le attività in piedi, con dei meccanismi che hanno poi chiaramente fatto rimettere subito in circolo questo denaro, perché chiaramente se io li devo spendere per pagare del personale, pagare l'affitto, pagare le utenze, naturalmente è un circolo virtuoso che aiuta l'economia di tutti, per così dire. Aiuto che veniva dato a tutti i business, quindi Sì, non solo a te. sì,
quindi chiunque aveva un tipo di fatturato. Non era tanto, diciamo, commisurato al fatturato, dovevi avere un fatturato entro i 5 o i 10 milioni di dollari per essere considerato uno small business e non avere più di 500 dipendenti. Infatti si sono create lì anche delle situazioni abbastanza serie di anche catene di ristoranti che sono riuscite ad accedere a prestiti perché hanno scorporato le aziende, insomma diciamo che tutto il mondo è paese su certe cose, però insomma diciamo che secondo me il sistema è stato pensato bene perché basandosi più che altro su quella che era la spesa di personale che si era avuta nel 2019 come media, quindi da lì si è partito come moltiplicatore, moltiplicandolo, noi abbiamo avuto nel 2019 una spesa media di 100.000 dollari al mese di personale, di costo del personale, la prima volta l'hanno moltiplicato per 1,5, la seconda volta l'hanno moltiplicato per 2 o 3,5, insomma comunque tra la prima e la seconda volta ci hanno dato oltre 500.000 dollari. Quindi già lì noi ci eravamo chiaramente rimessi in piedi, poi abbiamo ricominciato a lavorare e lavorare anche bene. E poi quest'ultima misura specifica per il mondo della ristorazione. In America c'è un'associazione di ristoratori molto forte, è un paese dove esistono le lobby che poi possono diciamo, andare a parlare con i propri rappresentanti al congresso, quindi c'è stata una grossa pressione verso un settore che era stato tra i più colpiti no? Da queste situazioni e quindi hanno fatto una misura specifica che è andata praticamente a colmare l'ultima differenza tra il fatturato del 2020 e il 2019 e questo ci ha dato un'ulteriore tranquillità per andare avanti. Quindi c'è stata massima attenzione ai posti di lavoro. C'è stata massima attenzione ai posti di lavoro non solo da un punto di vista appunto di come sono state strutturate queste misure, ma anche proprio da un punto di vista a livello federale proprio. Sono stati aumentati sensibilmente i sussidi di disoccupazione perché per oltre un anno con termine tra pochi giorni a seconda poi degli stati con valori che vanno dai 500 agli 800 dollari settimanali di sussidi di disoccupazione, cosa diciamo, molto inconsueta per uno stato come gli Stati Uniti, se non forse in uno stato come la California o l'Oregon, stati insomma, diciamo, tradizionalmente un po' più progressisti, se non vogliamo dire di sinistra. Insomma. Questo ha creato poi, chiaramente è stata una cosa a livello sociale molto importante, ma ha creato anche una serie di problemi, per esempio a noi ristoratori, avendo creato una situazione dove per noi è diventato difficilissimo trovare del personale qualificato in particolare, ma in generale trovare persone nuove da assumere, dal cameriere alla hostess al cuoco, perché? Perché le persone durante la pandemia hanno cominciato a percepire questi sussidi di disoccupazione molto elevati e quindi non sono più voluti tornare, non sono voluti rientrare nel posto di lavoro perché si dicevano io guadagno bene così, sto bene così, resto a casa e prendo più o meno gli stessi soldi che mi dai tu. Quanto si guadagna perché in un ristorante come il tuo? Dunque, come guadagno nel ristorante dipende naturalmente dalla posizione che si può rivestire, perché il personale di sala viene remunerato principalmente dalle mance e nei periodi di alta stagione un cameriere o un bartender porta a casa anche 1200-1500 dollari a settimana, a volte anche di più, solo di mance. Naturalmente poi su questo pagherà le tasse perché la mancia viene parificata alla retribuzione vera e propria. Per quanto riguarda invece le posizioni che noi chiamiamo back of the house, chiaramente dipende cioè lo chef ha uno stipendio, un salario molto importante e a scendere poi ci sono posizioni che vanno dai 10 ai 19 o 20 o 21 dollari all'ora, sono quasi tutte posizioni con paga oraria, abbiamo solamente 3 salariati
in cucina, tutti gli altri vengono pagati a ore. La gestione del lavoro è completamente diversa rispetto all'Italia, perché non c'è un vero e proprio contratto sulla base del quale io debba garantire un certo numero di ore. Si lavora poi a regime, Tizio lavora 25 ore e lavorerà quasi sempre 25 ore, poi c'è la settimana che fa 30, ma c'è la settimana che fa 20, però c'è una flessibilità completamente diversa, il che è sicuramente un vantaggio, se vogliamo, per l'imprenditore, ma è anche un'arma a doppio taglio, perché comunque questa assenza di vincolo crea anche la possibilità al dipendente di prendere e andarsene da un giorno all'altro senza preavviso. Naturalmente a noi ci dà la possibilità di poter programmare le diverse fasi dell'anno in maniera appropriata, perché chiaramente io a luglio lavoro al 60% rispetto a marzo, e quindi adesso che l'ho imparato, adesso che lo so, posso programmare l'impiego del personale con una flessibilità che qui non potrei certamente permettermi. Diciamo dei finanziamenti per poter assumere, diciamo del cash. Ho del cash per poter assumere, sì. Non ti è poi troppo facile perché in questo momento i sussidi sono alti. Non è facile, è molto difficile trovare del personale in questo momento, sì, Ok. effettivamente. E potresti assumere dall'Italia, cioè far venire qualcuno dall'Italia, visto Ma che qui i camerieri non lavorano più. diciamo che allora un master chef non avrebbe sicuramente problema a trovare una posizione o nel mio ristorante o nei tanti altri ristoranti negli Stati Uniti. Un cameriere semplice avrebbe molte più difficoltà, non solo per una questione proprio di magari trovare il lavoro insieme, ma anche proprio come visto, perché nell'assunzione, nella richiesta di visto per un dipendente si deve dimostrare di non poter trovare la stessa qualifica in una persona residente negli Stati Uniti. Quindi comunque il mio consiglio è quello sempre di andare a cercare di migliorare le proprie qualifiche e le proprie professionalità ad ogni livello, e in questo caso nel settore della ristorazione. Perfetto, grazie. Grazie a te.